Ciao, finalmente dopo l'uscita del primo video di bracciale a sgancio rapido, lo so, avevo promesso di fare uscire almeno uno al mese, ma di mesi ne sono passati 3, ma vabbè, meglio tardi che mai. Dicevo, finalmente un altro bracciale a sgancio rapido. Rispetto al bracciale della volta scorsa, che avevo definito il vero bracciale di sopravvivenza, che vi lascio sia qui sopra che in descrizione, questo modello di bracciale lo definirei ancora più vero bracciale di sopravvivenza. Questo infatti è realizzato con il doppio di metri di paracord, 4-5 in base alla dimensione del vostro polso, e in più ha come chiusura questa barretta di ferrocerio che è il metallo usato per fare gli acciarini e quindi per accendere dei fuochi d'emergenza. Avevo fatto tutto un discorso su quella che è l'importanza del bracciale a sgancio rapido, ma vi rimando al video della volta scorsa così evito di dilungarmi inutilmente. Vi assicuro che fare questo tutorial è stato veramente un colpo al cuore, perché ho impiegato un intero pomeriggio a realizzare dei bracciali che subito dopo sarebbero stati disfatti. Tutto ciò per girare quelli che alla fine dei conti sarebbero stati 3 secondi di inquadratura. Che vitaccia. Torniamo a noi. Per poter realizzare questo bracciale, come al solito, avremo bisogno del nostro telaio in legno. Prima di iniziare con la realizzazione, però, dovremo apportare alcune piccole modifiche a quest'ultimo. Questo, infatti, come avrete potuto notare, non è un bracciale che viene realizzato con la fibbia, come abbiamo fatto nella maggior parte dei nostri tutorial, ma come potete vedere, dobbiamo andare a bloccare il bracciale sul telaio in un modo tutto nuovo. Per far ciò abbiamo bisogno di 4 viti. Io ho utilizzato queste da 4 cm, ma sono certo che vadano bene anche quelle da 3. E su queste ho realizzato questa copertura con della guaina termorestringente per evitare di graffiare sia le barrette o peggio ancora rovinare il paracord. Se non avete del termorestringente potete usare tranquillamente del nastro isolante per andare a ricoprire la parte esposta della vite. Successivamente andranno fatti buchi sul telaio per andare ad alloggiare le viti. In un primo momento li avevo fatti a una distanza di 2,5 cm, ma poi mi sono reso conto che forse era un po' troppo, anche perché scivolava via la barretta, quindi li ho rifatti a 1,8-2 cm circa. Vi consiglio di utilizzare il trapano con una punta molto sottile e non di avvitare direttamente le viti sul legno, perché senza il foro il telaio tenderebbe a spaccarsi. E soprattutto, cosa molto importante, avvitando non andate troppo in basso, perché vi ricordo che quella parte lì del telaio è regolabile e se andate troppo in giù il telaio non si muoverà più e voi risultereste poco intelligenti. Una volta fatto tutto questo patatrack, possiamo iniziare con la realizzazione del bracciale. Allora, il bracciale che stiamo per realizzare è per un polso 16,5. Per quanto riguarda la tolleranza, essendo che non stiamo utilizzando né la fibbia di destra né la fibbia di sinistra, ma utilizzeremo questo nuovo metodo, l'unica cosa che posso dirvi è che questo modello di bracciale si fa esattamente di 4 cm in più rispetto alla circonferenza del nostro polso e questa distanza va calcolata da centro a centro della vite. Quindi significa che se quello che stiamo andando a realizzare è un bracciale per un polso 16,5, da vite a vite la distanza dovrà essere di 20,5. Se infatti prendiamo un metro e andiamo a misurare, ovviamente questa era stata preimpostata, la distanza è appunto di 20,5. Per quanto riguarda il polso 16,5 cm andremo a utilizzare esattamente 4,10 m di corda. E per quanto riguarda il resto delle misure, come al solito giù in descrizione trovate la tabella completa. A questo punto prendiamo il paracord, lo dividiamo in due parti uguali e prendiamo le due estremità facendole passare all'interno dei due buchi che ci sono sul ferrocerio. È chiaro che queste barrette, come il resto dei prodotti che noi utilizziamo nei nostri tutorial, li trovate sul nostro store, vi lascerò il link della barretta giù in descrizione. Ok, a questo punto prendiamo questa parte e la andiamo a appoggiare qui sopra in questo modo e successivamente scendiamo giù, facciamo passare al centro delle due viti e andiamo verso l'alto. A questo punto, disponendoli una a sinistra e una a destra, li blocchiamo col dito in questo modo e facciamo passare quello di sinistra sopra, sotto, giriamo tutto così e al centro fra le 4 corde. Lasciamo questa parte un po' più larga in questo modo, successivamente passiamo a destra, prendiamo questa parte qui e la facciamo passare sotto in questo modo, quindi sotto a questa parte, sotto, al centro fra le 4 e qui dentro. Questa diciamo che è la parte un po' più difficile dell'intreccio, poi vi assicuro che sarà molto più semplice. Tiriamo tutto verso l'alto, stiamo attenti a non fare incrociare questa parte qui, quindi questo dovrà rimanere a sinistra in questo modo e stringiamo tutto per bene. 1 e
e 2 e questa parte qui e tiriamo verso l'alto. Arrivati qui, prendiamo la corda di destra, vedete che va verso l'alto, quindi la facciamo tornare verso il basso, la facciamo passare al centro fra le 4 corde, questa invece andrà sopra, sotto le 2, al centro e qui dentro. Consiglio, siccome in questo intreccio è molto difficile ricordarsi qual è la corda che va mossa per prima, un consiglio che vi do è di prendere, in questo caso la corda che si muoverà adesso sarà questa, quindi quando arrivate a questo punto qui prendete questa corda e l'estremità la andate a segnare con un pennarello, insomma con qualcosa per ricordarvi che è la prima che si muove. Se decidete ovviamente di utilizzare un colore molto scuro tipo un nero, un blu notte, è chiaro che il pennarello non funzionerà, quindi diciamo trovate un altro escamotage, insomma dello scotch o qualcosa. Ovviamente non andate a fare un nodo per ricordarvelo, perché poi sarà deleterio andare ad intrecciare il tutto. Quindi questo è il metodo che utilizzo io personalmente. Voi ovviamente trovate quello che è per voi più comodo. Come dicevamo, questa è la corda che muoverà per prima, quindi se vedete va verso il basso, quindi la riportiamo su e al centro. Quella di destra che va verso il basso deve ritornare su, ma prima di tornare su ovviamente deve bloccare questa corda qui, quindi andrà sotto a questa e sopra a queste due. Va al centro ed entra qui dentro. Vi raccomando di spingere sempre verso l'alto per cercare di stringere di più i nodi. A questo punto la corda che muoverà sarà quella di destra, quindi va verso l'alto, quindi quando va verso l'alto la riportiamo verso il basso, quando va verso il basso la riportiamo verso l'alto. Quindi dall'alto andrà in basso, passa in mezzo alle due e sopra le altre due. Questa qui va verso l'alto, deve tornare verso il basso, ma ovviamente deve bloccare questa prima. Quindi 1, 2, 3 e 4. Tiriamo verso l'alto e anche questo nodo è fatto. Come vedete qui è abbastanza molleggiante, quindi un consiglio che vi do è quello di svitare la parte inferiore del telaio e tirare tutto verso il basso. Si muoverà ad occhio e croce di mezzo centimetro. Blocchiamo di nuovo il telaio e come vedete adesso è più in trazione e sarà più facile fare i restanti nodi. A questo punto muove questa qui, va verso il basso, la riportiamo verso l'alto, passa al centro, prendiamo questa, va sotto questa e risale su al centro e qui dentro. Adesso muoverà questa, va verso l'alto, quindi torna verso il basso, centro e sopra le altre due, questa blocca uno, passa sotto, entra dentro e dentro l'occhiello. Altro consiglio che voglio darvi è quello di non fare i nodi troppo stretti, perché essendo che questo bracciale poi verrà sfilato, quindi ovviamente dovrà essere slegato, se i nodi sono troppo stretti ovviamente poi verrà difficile riuscire a tirarlo per bene, quindi lasciateli sempre un po' più lenti rispetto al classico nodo dei bracciali in paracord che abbiamo fatto finora. Ok, faccio l'ultimo lentamente e poi andiamo direttamente alla fine dell'intreccio. Basso, ritorna in alto, passa al centro. Questo dal basso deve tornare in alto, ma prima deve bloccare questa, ritorna su, centro, dentro. Adesso muove questa, come vedete va verso l'alto, quindi tornerà verso il basso, centro e sopra. Questa va verso l'alto, deve tornare in basso, ma prima deve bloccare questa, quindi va in giù, al centro e dentro. Stringiamo e questo è quello che andiamo a fare fino alla fine del bracciale. Ok, quando mancheranno circa 4-3,5 cm alla fine del bracciale, possiamo andare a realizzare l'ultimo nodo. L'ultimo nodo verrà fatto in maniera differente rispetto ai nodi che abbiamo fatto finora. Infatti dobbiamo togliere il bracciale dal telaio e fare l'ultimo nodo in questo modo, come se fosse un classico nodo cobra. Quindi 1, 2, 3 e 4. E dobbiamo fare in modo che questi due occhielli si sovrappongano in questo modo così. Dopodiché possiamo tirare giù dal telaio il bracciale e aiutandoci con un ago da paracord
giriamo il bracciale in questo modo e andiamo a inserire la corda rimanente qui dentro. 1, 2, 3 e 4, quindi passeremo sotto 1, 2, 3, 4 fili. Ecco qui, e la stessa cosa con l'altra parte di corda. Quindi 1, 2, 3 e 4. Arrivati a questo punto, consiglio che posso darvi è quello di non tagliare a raso, quindi non in questo punto, ma di lasciare, diciamo, un po' più di abbondanza, visto comunque che è un bracciale che essendo a sgancio rapido deve essere rintrecciato, quindi per evitare che poi la corda sia striminzita, che non riusciamo a rifarlo, è corretto a parere mio lasciarlo, diciamo, in questo modo un po' più lungo. Tanto ho avuto modo di indossarlo per tutto il pomeriggio e vi posso assicurare che comunque queste due parti di paracord non danno assolutamente fastidio. Se dovesse succedere che questa parte della chiusura non passi attraverso il buco, vediamo, in questo caso passa, ma potrebbe succedere che il buco è un po' più stretto, io vi consiglio di prendere le forbici in questo modo, quindi farlo passare all'interno dei due occhielli e tirare un po' indietro per, diciamo, cercare di far scendere questa parte di intreccio qui, in modo che il foro in cui passa la barretta di ferrocerio si allarghi. Come vedete il bracciale è terminato e adesso purtroppo ci tocca andarlo a legare. Ed ecco qua, in maniera quasi istantanea, i nostri circa 4 metri di paracord. Va bene ragazzi, anche questo tutorial finisce qui. Io mi auguro che questo bracciale sia stato di vostro gradimento, soprattutto per quelli più avventurieri di voi e che quindi praticano outdoor e attività all'aperto. Come al solito non vedo l'ora di vedere le vostre fotografie di questo bracciale, ormai lo sapete benissimo, basterà o mandarcele in privato su Instagram o taggando un Black Squirrel direttamente sulle vostre fotografie. Detto questo, il tutorial finisce qui, ci vediamo la settimana prossima. Ciao 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 ciao!